Mia, dove vai? Vado a fare un lavoretto. Cos'è che c'hai lì? C'è una broad fork. Buondì! Allora, oggi siamo in semenzaio e lo facciamo saltare tutto per aria. No, scherzo. Sono gasata nera, sì, sono gasata nera. Fa caldo, c'è il sole e cominciamo a fare un po' di lavori fuori e io sono contenta. Questa è la serra più calda che abbiamo, che è contro il muro, è in alto. È su un terrazzino che è parecchio tiepido, quindi di solito in questa serra mettiamo tantissime lattughe, mettiamo radicchi, mettiamo tante cose che poi mangiamo e che ci durano tutto l'inverno. Finalmente si riparte. Allora, abbiamo due lavori importanti da fare oggi. Non so se riusciremo tutti e due nella giornata di oggi, magari li facciamo tra oggi e domani. Abbiamo da ripristinare tutto il semenzaio, come vi ha detto Nina, che nasce come letto caldo negli anni passati per farci tutte le piantine da poter trapiantare nel nostro orto. Problema che quest'anno, come già altri anni, abbiamo avuto problemi di basse temperature fino a tardi nella stagione e non hanno supportato il nostro vivaio, diciamo, per cui quest'anno, come avete visto dagli altri video, abbiamo spostato il vivaio dentro casa con le lampade a LED e trasformiamo il semenzaio in una serra di coltivazione, come possono essere quelle che abbiamo anche nell'orto. Allora, rigeneriamo tutto il cassone che abbiamo utilizzato negli ultimi anni come semenzaio, lo passiamo con questi attrezzi che ci siamo procurati da Terradix, una ditta tedesca che ringraziamo per averci mandato questi due attrezzi di cui avevamo veramente bisogno. Noi fino ad oggi utilizzavamo una grelinette grezzissima autocostruita che è andata praticamente in pezzi nell'ultimo anno e una forcavanga molto piccola, anche quella abbastanza rudimentale. Questi due attrezzi abbiamo già avuto modo di provarli, ci hanno cambiato assolutamente la vita nella lavorazione del suolo. Prima cosa, con la broad fork piccola di Nina lei passerà tutto il semenzaio dentro e con questa broad fork più grande io passerò tutta la serra e sono proprio curioso di vedere quanto ci mettiamo. Quella serra lì è 10 metri per 4, quindi sono 40 metri quadri. Voglio vedere quanto tempo ci metto a passarla tutta con questa broad fork e a rigenerare il suolo. Dopodiché metteremo letame e partiremo con le nuove coltivazioni. E già che ci siamo, che stiamo lavorando qui dentro, rivoluzioneremo un po' completamente l'organizzazione di questo spazio. Avevamo messo tutte assi ma in basso, dove praticamente appoggiavamo tutti i piantini. Quest'anno smontiamo tutto e faremo tutti i tavoli rialzati, in maniera che lo utilizzeremo lo stesso come semenzaio, comunque come prima serra calda dove metteremo i piantini, però su tavoli rialzati, per evitare che li mangino le lumache, insomma, che siano un po' meno a portata di insetti. Leo ha già portato su un po' di materia organica, letame, lo mettiamo in tutto il cassone e poi rilavoriamo la terra, la misceliamo bene e poi abbiamo già dei piantini da mettere giù di lattughe valeriana. Dunque, avevamo incominciato la lavorazione, però qui, essendo dall'autunno scorso che non viene bagnato, la terra è molto asciutta.
Quindi abbiamo riattaccato la pompa sotto alla nostra cisterna morbida che vi avevamo fatto vedere nei video che vi lasciamo qua linkati. Adesso stiamo bagnando, allaghiamo bene, quindi bagniamo abbondantemente in maniera che sia che il suolo si reidrati bene, che l'acqua penetri bene nel terreno e dopo lavoriamo la terra. Questa è acqua piovana, quindi è come se facessimo come se piovesse. Tipo 10 piogge acqua simultanee. Come se sì, acqua come se piovesse. Allora adesso, dopo aver bagnato, la terra è decisamente più lavorabile di prima. Questo attrezzo qua ci aiuta sia a miscelare un po' il letame con la terra del cassone e poi è anche molto utile per creare delle fessure per permettere sia all'acqua di drenare meglio, sia all'aria di entrare e anche alle radici delle piante di andare bene giù nel terreno senza fare troppa fatica. Il tutto senza mai praticamente voltare e miscelare gli strati del suolo, quindi mantenendo la stratificazione del suolo così com'è. Siamo a buon punto. Abbiamo intanto svuotato da tutta la roba che si era accumulata negli anni. Abbiamo liberato qua tutto lo spazio. Adesso c'è un bellissimo spazio che poi occuperemo da una tavolata lunga da cima a fondo, sulla quale potremo mettere, appena il clima lo permetterà, una quantità di piantini sterminata. Quelle mensole lì dietro le utilizziamo per tenere vasi, vasetti, canne, eccetera. Il suolo è stato smosso, rigenerato, brodforcato. Abbiamo già delle piantine che domani potremo mettere giù per cominciare la nuova coltivazione e ufficialmente il nuovo anno, e poi dopo alla fine del video andiamo giù nella serra e la scasso proprio con l'altra Brodfork, quella grande, ve la faccio vedere e gli diamo un bel giro. Siamo pronti? 10:27, vediamo un po' quanto ci metto. Ma anche roba spessia, però vediamo se questo attrezzo motorizzato funziona bene. E il motore sei tu però. Certo. Bisogna vedere se parti. Io sono già partito un pezzo. Avuto caffè code? Pensare che c'è solo 2 o 3 gradi, ma ok, siamo a metà dell'opera. Madonna, guarda, va da Dio questa roba. Questa entrerà proprio a far parte di quegli attrezzi che vi consiglio proprio a occhi chiusi, per chi lavora l'orto manualmente e non vuole utilizzare roba troppo invasiva, vanghe piuttosto che robe del genere, e non vuole miscelare e voltare il suolo.
questo è un attrezzo pazzesco. Consideriamo che questa serra l'anno scorso aveva i pomodori dentro, quindi ci sono delle strisce che erano camminamento, quindi sono molto compatte. Eppure questa roba, va bene che qui è abbastanza umido in questo periodo dopo l'inverno che ci nevica dentro, però apre tutto e alza tutto con una facilità. Madonna, che meraviglia. Andiamo avanti, va. Ottimo lavoro, veramente. Abbiamo ottenuto una lavorazione profonda 35, forse 40 centimetri, senza voltare il suolo e con una scioltezza incredibile. Diciamo che questa è una serra, quindi il suolo è sempre ogni anno un po' smosso, quindi non è troppo compatto, però come vi dicevo nei camminamenti dove ci abbiamo camminato sopra un anno raccogliendo i pomodori è saltato via perfettamente. Sì, su un autotelefono. Rivoglio arancia e ogni va bene. Allora, dove eravamo rimasti? Ah no, dicevo, una lavorazione profonda 45 centimetri così. Ah, per quanto ci abbiamo messo? Che ora era? 27, sono 10:52. Tot minuti comunque. È una roba veramente easy, cioè 40 metri quadri di serra passati con sta roba. Poi uno non è che deve correre, può andarci tutto il giorno, chi se ne frega, però veramente devo dire non ho tribolato zero proprio. Questo qua, a differenza di quella di Nina, come vi accennava lei ieri, è fatta in due pezzi, è imbullonata qua, ogni tanto magari gli bisogna dargli una stretta ai bulloni, però queste buve, come si dice in italiano, queste forche qua si piantano nel terreno, che è un piacere, con una minima pressione del piede, e la terra ovviamente deve essere un po' umida, no? Un po' in tempra, ma si fa un lavoro eccezionale. Sono gasato nero di usare questa roba, veramente quest'anno mi diverto. Adesso vi faccio vedere che razza di una grelinette che mi ero costruito e che stavo usando, aspetta una minuta. Adesso vi faccio ridere. Guarda che razza di una roba che mi ero costruito. Per carità, lavorava largo 80 cm, più di questa, però guarda che stato, fatto con tutti i pezzi di recupero, tutti i denti storti, si piegava tutto, poi si dissaldava. Io ho lavorato 5-6 anni con sta roba, dicendo dei rosari. Adesso è ora di pensionarla, perché allora io vi lascio tutti i contatti qua sotto, andate a cercare Terradix, vedete qua, terradix.com, trovate questo attrezzo che veramente, se prima non ci avevate voglia di fare l'orto, adesso vi viene voglia, ve lo dico io. Andiamo a vedere cosa fa Nina, va nel mentre.
bambola. Cosa pettini la valeriana? Pettini Sarzette? Che meraviglia. Com'è sta terra? Fantastica. Cosa metti giù? Metto giù, cioè ho già messo giù Sarzette piemontese, in italiano la valeriana, che è un'insalatina buonissima che in realtà cresce spontanea in questo periodo, e poi metto giù un po' di lattuga canasta. Allora adesso, mentre io finivo di mettere giù le lattughe, Leo è andato a prendere questi 2 cavalletti che avevamo ancora già qua in cascina e proviamo a tirare sul primo bancone, la prima tavolata di appoggio per i futuri piantini. Da che lato? Questo? Magari i cavalletti li mettiamo un po' più in dentro, così che... Questi proviamo. Ecco. Ok, allora il primo tavolone, la prima tavolata l'abbiamo fatta, molto semplice, con 2 cavalletti di legno e 2 assi che tra l'altro Leo dice che erano qua già prima che lui arrivasse, quindi sono vecchissime. Assi di castagno che avranno tipo 200 anni e noi li usiamo ancora. E qui appoggeremo i piantini dopo che sono germogliati, quindi per esempio le cipolle che avevamo seminato, appena saranno sufficientemente grandi e robuste le mettiamo qua e procedono qua il loro ciclo prima di essere trapiantate in terra. Quindi niente, direi che qui dentro abbiamo finito. E ringraziamo ancora Terradix per questi super attrezzi che ci ha mandato, e tra l'altro ci ha anche mandato questo che è un sarchietto manuale, un piccolo sarchietto. Serve per estirpare le erbacce, poi ve lo faremo vedere utilizzato anche questo. E boh, noi siamo molto soddisfatti e contenti del nostro lavoretto. E arvezza.